Lezione 1. Combattere il jet lag. Ehi Anna, hai qualche consiglio per affrontare il jet lag? Ho un lungo volo in arrivo. Sicuramente. Ho imparato alcuni trucchi nel corso degli anni. Una cosa che mi aiuta davvero è l'esercizio fisico leggero. Oh, questo è interessante. Non ci avrei mai pensato. In che modo l'esercizio fisico aiuta con il jet lag? Beh, fa muovere il corpo e fa circolare il sangue. Anche solo una breve passeggiata può fare una grande differenza. Buono a sapersi. Dovrò tenerlo a mente. Qualche altro consiglio che puoi condividere? Sì, cerca di rimanere idratato durante il volo. Bevi molta acqua e limita l'alcol. Questo può davvero esacerbare il jet lag. Ah sì, ha senso. Mi sembra di essere sempre disidratato sui voli a lungo raggio. Rimanere idratati è fondamentale. Esattamente. E quando arrivi a destinazione, cerca di uscire alla luce del giorno il prima possibile. Ah sì, questa è buona. L'esposizione alla luce naturale aiuta a ripristinare l'orologio biologico, giusto? Assolutamente. Si tratta solo di sincronizzare i ritmi circadiani con il nuovo fuso orario. È davvero utile, Anna. Terrò sicuramente a mente tutti questi consigli per il mio prossimo viaggio. Ottimo! E prova a fare una passeggiata anche durante le soste. Questo può aiutare molto a rimanere attivi. Sosta, buon punto. Mi assicurerò di alzarmi e muovermi invece di stare seduto. Esattamente. Più puoi fare per rimanere attivo, meglio ti abituerai al nuovo fuso orario. Fantastico, grazie mille per il consiglio. Ora mi sento molto più preparato ad affrontare questo jet lag. Lezione 2. Alla ricerca del lato positivo. Buongiorno Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, ho avuto a che fare con questo fastidioso problema al lavoro ed è stato davvero frustrante. Oh no, sembra stressante. Qual è il problema? Questa nuova politica che hanno implementato sta causando così tanti grattacapi. Deve essere scomodo per tutti. Posso immaginarlo. Questo tipo di cambiamenti sul lavoro può essere davvero difficile da adattare. Esattamente. Ma sai, sto cercando di trovare il lato positivo, se posso. Questo è un ottimo approccio. Cosa ti è venuto in mente? Bene, mi sta costringendo a organizzarmi di più e a snellire i miei processi, il che potrebbe effettivamente essere utile a lungo termine. Ah, capisco. Quindi stai cercando di trarre il meglio da una situazione tutt'altro che ideale. Davvero ammirevole. Sì, immagino che se non posso modificare la politica, tanto vale concentrarmi su come migliorare il mio flusso di lavoro. È una mentalità così salutare. Trovare il seme dell'opportunità nelle sfide è un'abilità davvero preziosa. Sicuramente. E chissà, forse questo porterà ad alcuni cambiamenti positivi in futuro. Esattamente. Rimanere positivi e cercare i potenziali vantaggi può fare una grande differenza. Assolutamente. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Avere quella prospettiva esterna aiuta davvero.
Certo, sono felice di aver potuto dare un po' di positività. Ti auguro il meglio per affrontare la situazione al lavoro. Lo apprezzo. Continuerò a mantenere forte questa mentalità positiva. Lezione 3. Una connessione inaspettata. PSST, Anna, posso farti fare una cosa? Certo, che succede? Non ci crederai, ma credo di aver appena visto il nostro vecchio insegnante di chimica del liceo al supermercato. Non c'è modo, davvero? Quali sono le possibilità che ciò accada? Lo so, è improbabile, vero? Ho dovuto fare una doppia ripresa. È selvaggio. Hai avuto modo di salutarmi? In realtà no. Mi sono fatta prendere dal panico e sono rimasta nascosta dietro la sala dei cereali. Oh John, non l'hai fatto. Avresti dovuto andare a chiacchierare. Lo so, lo so. Non so cosa mi sia successo. Immagino di aver avuto un po' di paura da palcoscenico. Oh, andiamo. Il signor Peterson è sempre stato così gentile. Sono sicuro che sarebbe stato felice di recuperare il ritardo. Probabilmente hai ragione. Adesso mi prendo a calci. Forse passerò a scuola e vedrò se è ancora lì. Sì, fallo. Potrebbe essere una grande opportunità per riconnettersi. Ricordi i vecchi tempi. Sai, mi sta ispirando. Penso che lo farò. Chissà, potremmo persino scoprire di avere qualcosa in comune ora da adulti. Esattamente. Non si sa mai dove può portare una connessione inaspettata. Provaci, John. Va bene, ho una missione. Grazie per la dritta, Anna. Grazie per avermi ritenuto responsabile. Lezione 4. Una richiesta tempestiva. Anna, che succede? Mi chiedevo se c'è qualche possibilità di ottenere un check-out posticipato dall'hotel domani. Capisco. Qual è l'occasione? Beh, il mio volo non è prima di sera e speravo di poter fare un altro giro turistico prima di partire. Capisco, è una buona ragione. Vediamo cosa posso fare. Sarebbe fantastico. Lo apprezzerei davvero. Ok, fammi fare una chiamata veloce alla reception. Fantastico. Grazie mille. Ti devo un favore. Nessun problema. È il minimo che possa fare. È bello sentirlo. Ero un po' preoccupata che non accettassero un check-out posticipato. Beh, penso di poter usare il mio fascino e farlo accadere. Sei il migliore, John. Mi assicurerò di restituire il favore la prossima volta. Suona bene, va bene, fammi rispondere alla chiamata. Ti farò sapere come va. Perfetto, tengo le dita incrociate. Grazie ancora. Hai capito. Tornerò in un batter d'occhio. Lezione 5. Un patto di fitness. Ehi Anna, posso proporti un'idea? Assolutamente.
Cosa hai in mente? Beh, stavo pensando di tornare a una normale routine di allenamento. Ottimo. John, cosa ha scatenato la motivazione? Onestamente, mi sento un po' debole ultimamente e penso che mi aiuterebbe davvero a mantenermi in forma. Capisco perfettamente. L'esercizio fisico può fare una grande differenza, sia fisicamente che mentalmente. Esattamente. E mi chiedevo se fossi interessato a unirti a me? Potremmo ritenerci responsabili a vicenda. Questa è una proposta interessante. Mi piace fare un buon allenamento. Fantastico, speravo che lo dicessi. Potremmo provare diversi corsi o semplicemente fare delle passeggiate insieme. Mi piace come suona. Sarebbe bello avere un compagno di allenamento. Sicuramente. Inoltre, penso che sarebbe un ottimo modo per incontrarci e chiacchierare. Assolutamente. Ci sto. Quando vuoi iniziare? Che ne dici di domani mattina? Potremmo fare una bella e veloce passeggiata nel parco. Sembra perfetto. Mi assicurerò di impostare la sveglia e ci vediamo lì. Fantastico, affare fatto allora. Sarà fantastico, Anna. Non vedo davvero l'ora. Questa è un'idea fantastica. Concordato. Farà bene a entrambi, mente e corpo. Lezione 6. Esploriamo insieme nuovi ristoranti. Ehi Anna, hai sentito parlare di quel nuovo ristorante che ha appena aperto in centro? Sì, ce l'ho. Volevo provarlo. Ci sei già stato? Non ancora, ma ho letto alcune recensioni davvero positive a riguardo online. Oh, è fantastico. Dovremmo assolutamente controllarlo insieme qualche volta. Assolutamente, sono decisamente pronto. Quando saresti libero di andare? Che ne dici di questo fine settimana? Sabato sera sono completamente aperto. Perfetto, il sabato sera funziona benissimo anche per me. Facciamo una prenotazione? Buona idea, procedo a prenotare un tavolo per noi. Così siamo pronti. Meraviglioso, grazie Anna. Non vedo l'ora di provare questo nuovo posto. Anch'io. Il menù sembra così intrigante, con tanti piatti unici e creativi. D'accordo, sembra che abbiano un menù davvero interessante e diversificato. Sì, ho visto che hanno anche molte opzioni vegetariane e vegane, il che è fantastico. Oh, perfetto, visto che entrambi cerchiamo di mangiare di più a base vegetale in questi giorni. Sicuramente, sarà bello avere un sacco di deliziose opzioni tra cui scegliere. Sicuramente. Non vedo l'ora di vedere anche l'atmosfera e l'atmosfera. Lo stesso qui. Ho sentito che hanno un'atmosfera davvero bella, accogliente e moderna. Eccellente, sembra proprio la nostra strada. Sarà una bella gita. Sono d'accordo. Penso che ci divertiremo moltissimo. Sono così emozionata.
Anch'io. Sarà una vera delizia provare questo nuovo ristorante insieme. D'accordo. Inoltre possiamo leggere le recensioni per vedere cosa ne pensano gli altri prima di andare. Buon punto, è un'idea intelligente. Farò qualche altra ricerca al riguardo questa settimana. Suona bene. Farò lo stesso. Sarà un'avventura divertente. Assolutamente, non vedo l'ora. Grazie per aver effettuato la prenotazione. Lezione 7. Abitudini sane. Buongiorno. Ho sentito che stai cercando di mangiare più sano in questi giorni. Qual è il tuo piano? Hai sentito bene. Sto davvero cercando di essere più attento alla mia dieta. Ho intenzione di incorporare più cibi integrali e ridurre i prodotti trasformati. Questo è fantastico. Whole Foods è molto meglio per te. Che tipo di modifiche hai apportato? Beh, sto cercando di preparare di più i pasti e di preparare il pranzo invece di mangiare sempre fuori. E ho intenzione di fare il pieno di frutta, verdura e proteine magre. La preparazione dei pasti è un vero punto di svolta, vero? Rende molto più facile attenersi a un'alimentazione sana. Sicuramente. E mi fa anche risparmiare un sacco di soldi. Spero di vedere dei cambiamenti positivi, sia nel modo in cui mi sento che sulla scala. Scommetto. Ripulire la dieta può avere un impatto enorme. Finora hai notato qualche differenza? Sai, in realtà l'ho fatto. Ho avuto più energia e la mia digestione è stata molto migliore. Mi sta davvero motivando a continuare così. È bello sentirlo. Piccole modifiche possono fare una grande differenza. Che mi dici dell'esercizio? Anche tu stai cercando di essere più attivo? Assolutamente. Sto cercando di fare almeno 30 minuti di movimento al giorno, che si tratti di una passeggiata veloce o di una sessione in palestra. Approccio piacevole e completo. Combinare dieta ed esercizio fisico è fondamentale per la salute e il benessere generale. Completamente d'accordo. Sto davvero cercando di creare abitudini sostenibili, non solo di risolverle rapidamente. Roma non è stata costruita in un giorno, sai? Parole sagge. Il progresso lento e costante è la strada da percorrere. Ti sei prefissato degli obiettivi di fitness specifici? Sai, l'ho fatto. Intendo riuscire a fare 20 flessioni consecutive entro la fine dell'estate. È un po' forzato, ma sono determinato. Oh, bello. Le flessioni sono un ottimo esercizio per tutto il corpo. Sono sicuro che ci riuscirai se continui a lavorare sodo. Lo spero. Ci vorrà una seria dedizione, ma mi sento motivata. E tu, hai qualche obiettivo di fitness su cui stai lavorando? Beh, sto cercando di migliorare la mia resistenza alla corsa. Mi alleno per una gara di 10 km tra qualche mese. Fantastico! Buona fortuna! L'allenamento di resistenza non è uno scherzo, ma è così gratificante quando si raggiungono i propri obiettivi. Sicuramente. Non vedo l'ora di provare un senso di realizzazione. E naturalmente, dopo mi concedo un bel pasto salutare. Ah, esattamente. Devi alimentare quel duro lavoro. Bene, vado in palestra. Ci vediamo dopo, compagno di fitness.
Suona bene, buon allenamento. Mi assicurerò di farti sapere come sta andando l'allenamento di 10 km. Lezione 8. Bedtime Banter. Sera Anna, ho sentito che hai avuto un incontro interessante con un ragno ieri sera. Oh sì, John, è stata una vera avventura. Mi stavo preparando per andare a letto quando ho visto questo enorme ragno in un angolo. Accidenti, deve essere stato uno spavento. Cosa hai fatto? Beh, avevo troppa paura per toccarlo davvero, così ho provato a cacciarlo dalla stanza con una scopa. Ah, posso solo immaginarti mentre corri in giro cercando di scacciarlo. Sei riuscito a tirarlo fuori? Alla fine sì, ma non prima che mi avesse spaventato parecchio. Alla fine ho dovuto dormire con la luce accesa. Oh, povera Anna, tutta spaventata da un piccolo ragno. Però devo ammetterlo, alcuni di quei ragni domestici possono essere piuttosto grandi. Possono davvero. E sai cosa penso di tutto ciò che è raccapricciante? Non riuscivo proprio ad avvicinarmi ad esso. Capisco perfettamente. Lo ammetto, sono un po' sorpreso che tu non sia venuta a rannicchiarsi con me invece di dormire con la luce accesa. Beh, sai che adoro il mio comodo letto. E a volte è bello avere tutto per me, anche se ci sono ragni in agguato. Oh, dai, sai che il mio letto è molto più comodo. E ti avrei protetto da qualsiasi intruso a 8 zampe. Ah, apprezzo l'offerta, ma penso che correrò il rischio con la luce accesa la prossima volta. Almeno so che sarò in grado di individuare i ragni che mi arrivano. Abbastanza giusto. Anche se ti stai perdendo il miglior compagno di sonno in circolazione. Forse la prossima volta. Ammazzagni. Ma per ora mi limiterò al mio letto e alla mia fidata scopa. Oh oh, va bene, adattati. Ma l'offerta è valida se mai dovessi spaventarti di nuovo. Lo terrò a mente, John. Nel frattempo, sogni d'oro e sonni tranquilli per te. Anche tu. E non esitate a venire a coccolarvi se avete bisogno di un coraggioso cavaliere dalla scintillante armatura. Lezione 9. Gypsilon Buddies. Buongiorno. Non ti ho visto in palestra stamattina. Hai saltato l'allenamento? Oh, no, c'ero, ma credo di essermi lasciato trasportare dalla pressa per gambe. La pressa per le gambe, eh? Quella è dura. Hai esagerato? Un po', sì. Lo sento nei quadricipiti adesso. E tu, qualche macchina preferita che stavi usando? Beh, mi piace sempre iniziare con l'ellittica per aumentare la frequenza cardiaca. E poi di solito uso i pesi liberi per arricciare i bicipiti e stirare le spalle. L'ellittica, l'ammetto, non sono una sua fan sfegatata. Preferisco di gran lunga il vogatore. Davvero? Non lo so, a volte trovo il vogatore un po' duro sulla schiena. Ma ne vedo il fascino, è un ottimo allenamento per tutto il corpo. Questo è vero. Inoltre, trovo che sia un bel cambio di passo rispetto a tutte le macchine focalizzate sulle gambe. Devo allenare anche i muscoli della parte superiore del corpo, sai? Assolutamente.
Dimmi, hai provato la nuova macchina via cavo che hanno appena installato? Mi è piaciuto moltissimo per i pull down e le estensioni dei tricipiti. Oh, no, non l'ho ancora usato. Dovrò dare un'occhiata la prossima volta. Però ho un debole per la buona pressa su panca vecchio stile. Ah, la distensione su panca, un classico. Sai, potrei riconoscerti se volessi provare a sollevare pesi un po' più pesanti. Potrei prenderti in giro. Sarebbe bello farsi fare uno spotter, soprattutto dopo aver esagerato con la pressa per le gambe. Ah, ci sono stato. Non c'è da vergognarsi di aver bisogno di un po' di aiuto. Non esitate a farmi sapere quando siete pronti a spingere su panca quei guadagni. Lo farò, partner. Nel frattempo, penso che mi limiterò alla cyclette. Bel allenamento a basso impatto per queste gambe stanche. Sembra un piano. Basta non dimenticare di idratarti. Sarò sulla barra per trazioni se hai bisogno di me. Hai capito, compagno di palestra. Goditi quei pull-up. Lo farà. Ci vediamo la prossima volta. Lezione 10. Soluzioni innovative. Ehi Anna, sei stata al passo con tutte le nuove innovazioni tecnologiche ultimamente? Lo sai, sono sempre entusiasta di conoscere gli ultimi progressi. Di cosa hai letto? Bene, stavo giusto leggendo un articolo su come le aziende stanno affrontando alcune delle maggiori sfide del mondo attraverso l'innovazione costante. Oh, sembra affascinante. Di che tipo di sfide stavano parlando? Tutto, dai cambiamenti climatici e dall'energia pulita ai problemi sanitari globali e all'agricoltura sostenibile. Wow, questi sono dei problemi piuttosto grossi. In che modo le aziende li stanno affrontando con nuove innovazioni? L'articolo ha evidenziato alcuni esempi interessanti. Ad esempio, alcune aziende tecnologiche stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale per prevedere e mitigare gli effetti dei disastri naturali. È davvero intelligente. Usare la tecnologia per anticipare questo tipo di crisi potrebbe fare un'enorme differenza. Assolutamente. E c'erano anche esempi di aziende biotecnologiche che lavoravano su nuovi trattamenti medici e vaccini rivoluzionari. Molto bello. L'innovazione nel campo sanitario è fondamentale, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Sicuramente. L'articolo parlava anche di innovazioni nel campo delle energie rinnovabili, come pannelli solari avanzati e turbine eoliche. Giusto, la transizione dai combustibili fossili è una parte fondamentale della lotta ai cambiamenti climatici. È bello vedere le aziende impegnarsi con nuove soluzioni. Sicuramente. E hanno persino discusso delle innovazioni in agricoltura, come l'agricoltura verticale e le tecnologie di agricoltura di precisione. Ah sì, rendere la produzione alimentare più efficiente e sostenibile è fondamentale. Sono sempre colpito dall'ingegno umano quando viene applicato alla risoluzione di grandi problemi. Anch'io. È facile lasciarsi impantanare da tutte le sfide che affrontiamo, ma è stimolante vedere i modi creativi in cui le persone le affrontano. Assolutamente. L'innovazione è davvero la chiave per un futuro migliore. Sono entusiasta di vedere quali altre scoperte emergeranno negli anni a venire. Lo stesso qui. C'è così tanto potenziale quando applichiamo la nostra creatività e le nostre capacità di risoluzione dei problemi. Il futuro sembra roseo.
Lezione 11. Servizio alberghiero eccezionale. Buongiorno. Sono appena tornato da un viaggio di lavoro e l'esperienza in hotel è stata incredibile. Oh davvero? Dimmi, cosa l'ha reso così eccezionale? Beh, il personale ha fatto di tutto per assicurarsi che avessi tutto ciò di cui avevo bisogno. È meraviglioso da sentire. Che tipo di cose hanno fatto per fornire un servizio così eccezionale? Per cominciare, la reception è stata super cordiale ed efficiente con il processo di check-in. È sempre un buon segno. Partire con il piede giusto può davvero dare il tono. Assolutamente. E il personale della portineria è stato incredibilmente utile nel consigliare ristoranti e attrazioni locali. Ah sì, avere quell'esperienza locale fa una grande differenza quando si viaggia. Sicuramente. Mi hanno persino prenotato in questo fantastico posto a KM0 in centro. Com'è premuroso! Niente di meglio di una meravigliosa esperienza culinaria per coronare un ottimo soggiorno in hotel. Esattamente. E il personale delle pulizie era così attento che ogni giorno rifornivano perfettamente la mia camera. L'attenzione ai dettagli è così importante. Sono le piccole cose che possono davvero elevare l'esperienza. Non potrei essere più d'accordo. E la parte migliore era il business center aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, era davvero perfetto per il mio lavoro. Ah sì, avere accesso a tutti i servizi e le risorse necessarie è fondamentale per un viaggio di lavoro produttivo. Sicuramente. L'hotel ha davvero pensato a tutto per rendere il mio soggiorno confortevole e produttivo. È così piacevole sentire parlare di un hotel che fa davvero il possibile per i suoi ospiti. Totalmente. Sicuramente prenoterò di nuovo lì la prossima volta che sarò in zona. Il personale ha davvero fatto la differenza. È meraviglioso sentirlo. Un ottimo servizio clienti può essere difficile da trovare in questi giorni, quindi è bello quando un hotel fa la cosa giusta. Assolutamente. Questo posto ha alzato l'asticella, vorrei solo che tutte le esperienze in hotel potessero essere così eccezionali. Lezione 12. La rivoluzione della catena di montaggio. Ehi! Sapevi che Henry Ford ha rivoluzionato la produzione di automobili con la catena di montaggio? Non c'è modo, davvero? Non ne avevo idea. Cos'è esattamente una catena di montaggio e come ha cambiato le cose? Bene, l'idea di base è che invece di un lavoratore che costruisce un'intera auto dall'inizio alla fine, il processo è suddiviso in piccoli compiti specializzati. Interessante. Quindi ogni lavoratore si concentrerebbe solo su una parte specifica dell'assemblaggio dell'auto? Esattamente. Ford sviluppò la linea di assemblaggio, dove sulla linea, ogni lavoratore svolgeva un solo compito più e più volte. Wow, questo deve aver reso l'intero processo molto più efficiente. Che impatto ha avuto sulla produzione di automobili? È stato rivoluzionario. Prima della catena di montaggio, ci volevano più di 12 ore per costruire un'auto. Grazie alla linea, potevano produrre un'auto nuova ogni 93 minuti. Mucca santa, è una follia. Non c'è da stupirsi che abbia completamente trasformato l'industria automobilistica. Sì, è stato un punto di svolta totale.
Ford è stata in grado di ridurre drasticamente i costi e rendere le auto accessibili alla persona media. È incredibile! Posso vedere come quel tipo di produzione standardizzata su larga scala farebbe scendere i prezzi. Assolutamente. La linea di assemblaggio consentiva anche la produzione di parti più intercambiabili, il che aumentava ulteriormente l'efficienza. Sono davvero affascinato da questo. È incredibile come un'idea innovativa possa avere un impatto così grande. Giusto? È un perfetto esempio di come i miglioramenti incrementali possano portare a enormi progressi. La linea di assemblaggio era così semplice, ma così potente. Sicuramente. Mi chiedo quali altri settori potrebbero trarre vantaggio da questo tipo di approccio sistematico basato sulla catena di assemblaggio. Bella domanda. Scommetto che ci sono tantissime applicazioni, dalla produzione ad alcune aziende basate sui servizi. Mi hai fatto pensare adesso. Mi chiedo se potremmo applicare alcuni di questi principi ai nostri processi lavorativi. È un'ottima idea. Sono sempre alla ricerca di modi per semplificare le cose e aumentare la produttività. Dovremmo assolutamente fare un brainstorming. Assolutamente. È stato super interessante. Grazie per avermi illuminato sulla storia della catena di montaggio. È un piacere. Adoro fare i nerd per questo genere di cose. Fammi sapere se ti vengono in mente altre idee che potremmo provare. Lezione 13. Le avventure di Tom Sawyer. Ehi, hai mai letto Le avventure di Tom Sawyer? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? Sembra che potrebbe essere una lettura interessante. È un classico romanzo americano di Mark Twain. Segue le maliziose imprese di un ragazzino di nome Tom Sawyer. Oh, un protagonista malizioso. Sembra proprio quello che fa per me. In che genere di imbrogli si imbatte Tom? Tutti i tipi di dirottamenti. Trova sempre il modo di uscire dalle faccende domestiche e divertirsi, anche se ciò significa mettersi nei guai. Ah, sembra un vero rompiscatole. Ma hai detto che anche lui ha un lato gentile, giusto? Ma di cosa si tratta? Esattamente. Nonostante i suoi modi maliziosi, Tom è in realtà un ragazzo di buon cuore in fondo. Si preoccupa per i suoi amici e la sua famiglia. Questo è un ottimo contrasto. Adoro quando i personaggi hanno questa dualità. Cattivi fuori ma buoni dentro. Totalmente. Fa di Tom un protagonista davvero completo e riconoscibile. Non puoi fare a meno di tifare per lui, anche quando è un mascalzone totale. Sicuramente. Sono incuriosito. Cos'altro puoi dirmi sulla storia e sull'ambientazione? Dove si svolge? È ambientato nel sudamericano, in una città immaginaria chiamata San Pietroburgo, basata sulla città natale di Twain. Ah, capisco. Quindi ha quella classica atmosfera americana. Sembra lo sfondo perfetto per le buffonate di Tom. Assolutamente. L'ambientazione in una piccola città aumenta davvero il senso di malizia e avventura. Tom trova sempre dei modi per mettersi nei guai nel quartiere. Posso solo immaginarlo mentre corre selvaggio per le strade,
facendo scherzi ai suoi amici e alla sua famiglia. Deve essere una lettura davvero divertente e vivace. Sicuramente la scrittura di Twain è così coinvolgente e divertente. Si vede che aveva un vero talento per catturare lo spirito della fanciullezza. Questo è fantastico. Sto sicuramente aggiungendo Le avventure di Tom Sawyer alla mia lista di letture ora. Grazie per la raccomandazione. È un piacere. Fatemi sapere cosa ne pensate una volta che avrete avuto la possibilità di immergervi. Scommetto che adorerai le avventure di Tom. Lo farà. Non vedo l'ora di partecipare alle sue malvagie imprese. Ci vediamo dopo, complice. Ah, suona bene. Buona lettura, partner. Lezione 14. Negoziare un aumento. Va bene, ho bisogno del tuo consiglio. Sto pensando di chiedere un aumento al mio capo, ma non so come affrontarlo. Ah, capisco. Negoziare un aumento di stipendio può essere complicato, ma con la giusta strategia puoi argomentare con forza. Esattamente. Voglio giustificare il motivo per cui merito uno stipendio più alto, ma non voglio sembrare esigente o legittimo. È un equilibrio delicato. La chiave è concentrarsi sui tuoi contributi e sul valore che apporti all'azienda. Ok. Che tipo di cose devo evidenziare per formulare un'argomentazione convincente? Bene, pensa ai tuoi risultati e al modo in cui hanno avuto un impatto positivo sul tuo dipartimento o sull'intera organizzazione. Buon punto. Ultimamente mi sono assunto molte responsabilità aggiuntive e so che il mio carico di lavoro è aumentato in modo significativo. Assolutamente. Assicurati di fornire esempi concreti e di quantificare i tuoi risultati, se possibile. Questa è un'ottima idea. Hai altri consigli per negoziare efficacemente un aumento? Sì, fai le tue ricerche e conosci lo standard del settore per il tuo ruolo e il tuo livello di esperienza. Ah, questo è intelligente. Non voglio escludermi dal mercato, ma non voglio nemmeno vendermi allo scoperto. Esattamente. E preparati a discutere dei tuoi obiettivi futuri e di come un aumento ti consentirebbe di continuare a contribuire ad alto livello. Ah, capisco. Quindi non si tratta solo del passato, ma anche di dimostrare il mio potenziale e il mio impegno nei confronti dell'azienda. Precisamente. E non dimenticare di avere un piano di riserva nel caso in cui non riescano a soddisfare lo stipendio richiesto. Bella chiamata. Probabilmente dovrei avere in mente una proposta o un compromesso alternativo, per ogni evenienza. Assolutamente. In questo modo puoi comunque trovare una soluzione reciprocamente accettabile, anche se la richiesta iniziale non è fattibile. Fantastico, questo è davvero utile. Mi sento molto più sicuro di rivolgermi al mio capo ora. Sono lieto di aver potuto fornire alcuni spunti utili. Ricorda solo di essere professionale, gentile e preparato. Lo farà. Grazie mille per il consiglio. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmi tutto questo. Certo, felice di aiutarti. Fammi sapere come va con il tuo capo. Incrociamo le dita per una negoziazione di successo. Lo farà. Ci vediamo dopo, amico.
Lezione 15. Il cuore della casa. Buongiorno. Avete notato come la cucina sia il vero cuore della casa? Sai, hai assolutamente ragione. La cucina è il luogo in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo. Esattamente. È il luogo in cui prepariamo e gustiamo i nostri pasti, è il centro delle attività. Sono d'accordo e c'è qualcosa di così accogliente e confortante nell'essere in cucina. Sicuramente. La cucina è il luogo in cui si svolge l'azione, non credi? Sicuramente. È dove avviene la magia quando si tratta di cucinare e cuocere al forno. Assolutamente. E il fulcro di ogni cucina deve essere la stufa, giusto? O di sicuro. La stufa è essenziale per preparare tutti quei deliziosi piatti. Totalmente. Non riesco a immaginare una cucina senza una stufa buona e affidabile. Nemmeno io. La stufa è ciò che ci permette di cuocere a fuoco lento, rosolare e rosolare. Esattamente. È dove ha luogo la vera creatività culinaria. Hai capito bene. La stufa è il cavallo di battaglia della cucina. Non potrei essere più d'accordo. È lo strumento che dà vita ai nostri sogni culinari. Assolutamente. La cucina e la stufa sono una coppia dinamica, vero? Sì, l'hai detto. La cucina è il cuore e la stufa è l'anima. Lezione 16. Navigare nel labirinto del posto di lavoro. Ehi Anna, hai sentito parlare della nuova legislazione antisindacale? Sta suscitando molto scalpore in ufficio. Oh, davvero? Non avevo capito che fosse una cosa così importante. Cosa comporta esattamente questa nuova legislazione? Beh, da quello che ho capito, è progettato per rendere molto più difficile per i dipendenti organizzarsi e contrattare collettivamente per migliori condizioni di lavoro e salari. Questo è preoccupante. Pensavo avessimo delle leggi per proteggere i diritti dei lavoratori. Come possono semplicemente smantellare tutte quelle conquiste faticosamente conquistate? A quanto pare, la lobby aziendale insiste per questo da anni e ora sono finalmente riusciti a farla passare. Fa tutto parte della loro strategia volta a mantenere il controllo e massimizzare i profitti. È davvero deludente. Voglio dire, so che le aziende vogliono rimanere competitive, ma a quale costo? Non dovrebbe esserci un equilibrio tra interessi aziendali e benessere dei dipendenti? It's so frustrating. I suppose we'll have to stay vigilant and make our voices heard, even if it's an uphill battle. Absolutely. We can't just sit back and let this happen. We need to organize and fight back, for the sake of all the hard-working people who depend on these protections. Well said, John. I'm with you on this. Let's see what we can do to raise awareness and maybe even get some of these changes reversed. Sounds good, Anna. I'll keep you posted on any developments. In the meantime, let's keep our heads held high and show them that we won't go down without a fight. Lesson 17: The Art of Relaxation.
Morning, Anna. Have you heard about the latest craze in the wellness world? It's all about embracing the journey and not just the destination. Ooh, that sounds intriguing. What do you mean by that? I thought the whole point was to achieve a specific goal. Well, that's the conventional wisdom, but more and more people are realizing that the real magic happens when you focus on the process, not just the end result. Ok, hai suscitato il mio interesse. Dammi un esempio di come potrebbe succedere nella vita reale. Supponiamo che ti stia allenando per una gara importante. Invece di essere ossessionato dal tempo e dal traguardo, potresti dedicare del tempo ad apprezzare lo splendido scenario, la sensazione del tuo corpo in movimento e il cameratismo dei tuoi compagni di corsa. Ah, capisco cosa intendi. Si tratta di essere presenti nel momento e trovare gioia nel viaggio, non solo nella destinazione. Esattamente. E la cosa migliore è che quando ti avvicini alle cose, spesso finisci comunque per ottenere risultati migliori, perché non sei appesantito da stress e ansia. È una prospettiva davvero affascinante. Sicuramente cercherò di applicarlo ad alcuni dei progetti a cui sto lavorando. Potrebbe essere un punto di svolta. Sono felice di poterlo condividere con te, Anna. È sicuramente qualcosa che mi ha aiutato molto nella mia vita. Ricordati solo di goderti il processo, indipendentemente dal risultato. Lezione 18. Celebrare la crescita personale. Ehi Anna, stavo solo pensando a quanto sono cresciuta e cambiata nell'ultimo anno. È stato davvero incredibile. Oh, è così bello sentirlo, John. Amo riflettere sulla crescita personale. Quali sono alcuni dei maggiori cambiamenti che hai notato in te stesso? Beh, per prima cosa, sento di aver davvero acquisito molta più fiducia e sicurezza in me stesso. Le cose che prima mi stressavano davvero non mi preoccupano più così tanto. Questo è fantastico. La fiducia è una cosa molto importante da coltivare. Cosa pensi abbia contribuito a questa crescita per te? Penso che gran parte di ciò sia stato sfidare me stesso a uscire più spesso dalla mia zona di comfort. Ad esempio, mi sono iscritto a quel corso di improvvisazione qualche mese fa e questo mi ha davvero aiutato a sentirmi più a mio agio con l'incertezza e la spontaneità. Ah, improvvisazione. È un modo geniale per aumentare la fiducia in se stessi. Immagino che ti abbia davvero aiutato a diventare più adattabile e a pensare rapidamente. Sicuramente. Sai, è buffo, ero un vero perfezionista, ma ho davvero imparato a lasciar perdere e ad accettare il processo. È così importante. La perfezione è nemica del progresso, come si suol dire. È tutta una questione di progresso rispetto alla perfezione, giusto? Esattamente. E sai, riflettere sulla mia crescita in questo modo è davvero motivante. Mi rende entusiasta di vedere cos'altro posso fare nel prossimo anno. Adoro questo atteggiamento, John, celebrando i tuoi progressi e usandoli come carburante per continuare a crescere. È così stimolante. Grazie Anna. Grazie davvero che tu abbia ascoltato e condiviso la mia emozione. È bello avere qualcuno con cui riflettere su questo genere di cose.
Lezione 19. Divertimento in piscina. Ciao Anna, hai sentito della festa in piscina che si terrà questo fine settimana al centro sociale? Ehi John, sì, l'ho fatto. Sono così eccitato. Adoro passare il tempo in piscina. Sai se ci sono limiti di età? Per quanto ne so, la piscina è aperta agli ospiti di tutte le età. Sarà un grande momento sia per i bambini che per gli adulti. È meraviglioso. Speravo di portare con me mia nipote. Mi sta implorando di portarla a nuotare. Perfetto, sono sicuro che si divertirà un mondo. Ci saranno molte attività e giochi divertenti organizzati per i bambini. Fantastico. È musica per le mie orecchie. Scommetto che anche gli adulti potranno godersi dei cocktail a bordo piscina. Assolutamente. Ho sentito che stanno allestendo una piccola area bar con rinfrescanti bevande estive. Non vedo l'ora di provare il loro caratteristico mojito. Oh, un mojito a bordo piscina sembra divino. Forse dovrò unirmi a te per alcuni di questi. Ah, sembra un piano. Sarà un weekend così divertente e rilassante. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno dopo una lunga settimana di lavoro. È ora di lasciarsi andare e prendere il sole. Sono d'accordo, sarà il modo perfetto per ricaricarsi. Mi assicurerò di mettere in valigia la crema solare e il telo da mare. Buona idea. Farò lo stesso. Sarà la migliore festa in piscina di sempre. Su questo non ho dubbi. Sarà un vero spasso. Ci vediamo lì, Anna. Lezione 20. Caccia all'affare. PSST, Anna, hai sentito parlare delle fantastiche offerte al supermercato? No, non l'ho fatto. Cosa sta succedendo, John? Stanno facendo una grande vendita su tutte le loro marche di cereali. Riesci a crederci? Wow, davvero? Ottima notizia. Adoro i buoni affari, specialmente sui prodotti di base della dispensa. Esattamente. Ho fatto scorta dei miei cereali preferiti a una frazione del prezzo normale. Ben fatto. Quali hai preso? Sono sempre alla ricerca di nuove opzioni per la colazione. Beh, avevano i classici Frosted Flakes con uno sconto del 50% e il muesli biologico era comprarne uno, prendine uno gratis. Oh, sembrano deliziose. Sicuramente dovrò dare un'occhiata. Hai visto qualche offerta sui cereali ricchi di proteine? In effetti, sì. Il cereale ad alto contenuto di fibre e proteine è stato ridotto del 30%. Perfetto. È proprio quello che fa per me. Andrò lì più tardi oggi a caricare. Mossa intelligente. Queste vendite non durano a lungo, quindi ti consigliamo di entrarci velocemente. Buon punto. Farò in modo di arrivarci il prima possibile. Grazie per la dritta, John. Quando vuoi, Anna. Bisogna fare attenzione l'uno all'altro quando si tratta di fare offerte vantaggiose, capisci? Assolutamente. Apprezzo che tu abbia condiviso lo scoop. Mi farà risparmiare un sacco di soldi sulla bolletta della spesa.
È a questo che servono gli amici. Goditi lo shopping sfrenato e fammi sapere quali altre occasioni trovi. Lo farà. Ho la sensazione che sto per diventare la regina del settore dei cereali. Ah, non ne dubito. Buona caccia.